Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Giuliano e oggi mi trovo a Parigi, precisamente al SIMA 2022. Che cos'è il SIMA? È un'esposizione internazionale di macchine agricole. In questo momento mi trovo nello stand Trelleborg che dopo vedremo, ma ragazzi continuate a guardare il video perché vedremo delle attrezzature gigantesche che probabilmente non vedremo mai in Italia. Pensate un po' che questa esposizione quest'anno compie 100 anni, veramente tantissimi. Tornando a noi, stand Trelleborg Wheel System che comprende i marchi Trelleborg e Mitas. Qui appunto a fianco a me abbiamo la gommatura Pneutrac che abbiamo già avuto modo di vedere nel video che vi lascio in alto a destra. Poi andando avanti il nuovo HF1000 per rimorchi che dopo approfondiremo con Emiliana. E poi andando avanti ancora c'è il TM1000, pneumatico VF che abbiamo già visto sul mercato già da tanti anni. Stand veramente bellissimo, complimenti a Trelleborg, ci sono postazioni per Farming Simulator 22, un'area dedicata alla sostenibilità con monitor informativi, bar, ologrammi, veramente tanta tecnologia, stand fatto veramente bene. Prima di arrivare alle due novità di prodotto che approfondiremo dopo, qua abbiamo un cerchione. Perché? Perché sono sicuro che molti di voi non lo sapranno, ma Trelleborg, oltre a produrre gomma, produce anche cerchioni. In questo caso possiamo vedere gli spessori, le caratteristiche, molto particolare appunto queste tre onde, ve le sto spiegando in maniera proprio terra-terra, che agevolano ovviamente l'installazione del pneumatico, ma anche servono a ottenere le massime prestazioni con i pneumatici VF a bassa pressione. Però perché è colorato in due modi, cioè nero e questo grigio lucido? Diciamo che il grigio lucido è la verniciatura classica che ogni giorno vediamo, si sta parlando di una verniciatura interna. La verniciatura nera, ragazzi, intanto proprio al tatto ha un grip superiore, è ruvida, però la particolarità è che una volta applicata si riescono a ottenere degli strati con questa verniciatura, con questa tecnologia, veramente irrisori per evidenziare al massimo la zigrinatura che serve per il grip gomma cerchione. Veramente molto interessante anche questo aspetto che sono sicuro non sapevate. Ovviamente è una tecnologia Trelleborg. La sigla di questa tecnologia, di questa verniciatura è THK. Adesso voglio approfondire le novità di prodotto che sono ben due, qui lo stand Trelleborg, qua con me c'è Emiliana e dietro di noi abbiamo l'HF1000, nuovo pneumatico per attrezzature trainate come certo, sì, dei Giuliano. carri. Esatto, questo l'HF1000 è un pneumatico progettato per botti spandi liquame e per carri per foraggio. La particolarità di questo prodotto la vediamo immediatamente sul battistrada. Infatti ha un innovativo disegno qui al centro del battistrada proprio per migliorare le performance stradali e per sicuramente migliorare anche la resa chilometrica e la stabilità anche in condizioni di pieno carico. Un'altra cosa caratteristica di questo pneumatico è il pianetto autopulente, l'innovativo pianetto autopulente che arriva proprio a filo della costola e anche delle altezze variabili all'interno del battistrada che aiutano insieme al pianetto autopulente ad opulirsi appunto, evitando che il fango possa rimanere tra le costole. Ultimo, ma solo per dire, la caratteristica del pneumatico VF, quindi una costruzione VF che ottimizza le performance totali del pneumatico, ti permette di entrare in campo a bassissime pressioni, garantendo un'ampia area di impronta e quindi il massimo rispetto del suolo. Certo, quindi massima innovazione su autopulitura, resa chilometrica e poi pneumatico VF per rispetto del suolo, bassa pressione, quindi VF vuol dire massima flessibilità, in parole povere per chi non lo sapesse. Come detto poco fa, altra novità, qui presento lo stand Trelleborg, ATMS, un sensore dentro la gomma, raccontami meglio questa cosa. Beh, la TMS Adaptive Tire Management System è una vera e propria rivoluzione in agricoltura perché oltre a rilevare la temperatura e la pressione in tempo reale riesce a rilevare anche il carico dinamico che è fondamentale per avere un'agricoltura
produttiva, sostenibile e anche così contenuti. Sicuramente tramite questo sensore che appunto rileva questi dati utili per l'agricoltore, questi dati vengono elaborati da un gateway, arrivano direttamente al conducente del trattore tramite il Tractor Video Terminal, e in questa maniera lui è sempre informato su come ottimizzare al massimo le performance del suo trattore tramite la pressione più appropriata, tramite la giusta configurazione del trattore, della zavorra, quindi veramente una serie di informazioni necessarie e utili per avere il massimo della produttività. Certo, in sostanza andiamo a sensorizzare anche le gomme, sempre per un discorso di efficientamento. Io Emiliana ti ringrazio molto per avermi spiegato queste novità tecniche e noi possiamo continuare con il video. Adesso ragazzi, stand Massey Ferguson. Però quello che vedremo qua all'interno non è tutto, perché Massey Ferguson ha preparato un'area all'esterno per la sua Massey Ferguson Experience che adesso andremo a vedere. Ci troviamo nell'area esterna di Massey Ferguson, dove proprio hanno portato una versione per il SIMA del loro Massey Ferguson Experience Tour. Siamo a bordo di una Ideal 8T. Ragazzi, questi sono semplicemente dei poggiapiedi perché il controllo è totalmente manuale, quindi avete la massima visibilità della barra, appunto perché non c'è la colonna di sterzo centrale che occupa la visibilità. In questo caso una barra particolare che ha solo, diciamo, Massey Ferguson, ha un tappeto non posto, diciamo, da destra verso sinistra, per intenderci, che convoglia al centro, ma un tappeto che porta verso la coclea. Siamo a bordo dell'8S305 nell'area di test dell'MF Experience. Sto provando il raggio di sterzato in questo momento, e meno male che la cabina è spaziosissima perché siamo in 3 qua e, e quindi è veramente spaziosa e very comfortable. Yeah. E possiamo appunto settare la velocità con questa rotella sulla cloche di comando, velocità massima che può essere gestita da pedale oppure direttamente con la cloche mandandola avanti e indietro. Comodissimo, insomma, come tutte le macchine Acco che ho provato, la precisione del pedale d'acceleratore e comunque il comfort di utilizzo del cambio è veramente fantastico. Niente, possiamo procedere con il video. Come avete visto, qui nell'area esterna è presente tutta la gamma Massey Ferguson, si possono pure provare le macchine, come accade in ogni MF Experience Tour in giro per l'Europa, anche in Italia. Bene, possiamo procedere col resto dell'esposizione. In questo video non vedremo molti trattori al di là di Massey Ferguson, che ho tenuto a farvi vedere perché probabilmente non sarà presente nelle prossime ferie italiane. Per vedere trattori su questo canale ci sarà tempo e spazio. In questo video voglio concentrarmi su tutta quella che è la robotica, che qua a SIMA è veramente presente, e tutto il comparto tecnologico e startup. Qua dietro di me
uno dei tanti esempi di robot, di automazione in agricoltura. Pensate che qua a Simà c'è addirittura un'area interamente dedicata a tutto quello che sono i robot e l'automazione in agricoltura. Sembra che questa sia la direzione che dovrà prendere l'agricoltura, almeno sembra così qui a Simà. Per esempio questo qua è un robot di Lenken, un trattore autonomo di Lenken che ha fatto in collaborazione con Krone, praticamente la stessa macchina dall'altra parte. E la domanda che mi faccio, anzi forse la questione da sollevare, è che sicuramente sarà uno dei lavori del futuro se questo trend va avanti. Ci vuole specializzazione, formazione per mantenere, gestire e controllare queste macchine. Adesso nel corso del video vedrete un bel po' di esempi di questa robotizzazione dell'agricoltura. Ragazzi, come promesso all'inizio del video, attrezzi giganti che probabilmente non vedremo mai in Italia. Atterrando a Parigi con l'aereo, guardando giù dal finestrino, si nota proprio la grandezza media dei campi francesi. Ci sono attrezzature da 12 metri, di schiere da 8, seminatrice da 16. Insomma, adesso, per farvi contenti, una carrellata di macchinari più grandi di Simà. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metri di vibrocoltivatore, e non è finita qui, perché qua c'è un rullettino da 12 metri. Così, proprio roba adatta al mio Landini 65 Blizzard. Qua dietro di me un aratrino da ben 10 versoi, però qua ragazzi non c'è molto da dire, potremmo vederlo benissimo anche in Italia perché in realtà è un ecoratro, infatti i versoi sono molto piccoli, cilindrici, girano la terra subito, adatto al terreno leggero, insomma ci siamo capiti. Oltre alle attrezzature per lavorare il terreno, ovviamente non manca le seminatrici. Qui dietro di me una Bernard Omega da ben 12 metri con controllo di ogni fila elettronico. In sostanza ci sono più sensori di chiusura appunto delle calate che ferro, inoltre addirittura cingolata, veramente una macchina gigantesca. Dai, fermiamoci un attimo da tutte queste cose enormi e parliamo di AgriCarb, che non so se vi ricordate, avevo fatto un video in cui dovevo testare la durabilità di diversi tipi di zappe montate sul mio coltivatore Rabe. Avevo montato una zappa dell'AgriCarb e vi dico che sono 2 anni che devo fare il video perché non si consuma, veramente leghe eccezionali, una costruzione, insomma, mi sbilancio, è un po' la gioielleria dell'agricoltura, anche il costo, insomma, ci siamo capiti, no? Ragazzi, stand Everard, richiamo un po' diciamo sentimentale perché come ben sapete è una vecchissima irroratrice Everard. Ovviamente Trelleborg sempre presente, addirittura con un R46 in questo caso, stretta ovviamente da irroratrice. Qui vedete appunto irroratrice semovente con barra da 40 metri in più e direi che questo capitolo delle macchine gigantesche lo possiamo chiudere. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo viaggio e ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto. Andate in descrizione per maggiori informazioni, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi al canale. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video.